qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere Scorpione, solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di giugno 2025 per te. Iniziamo da una bella croce celtica dove si vedrà tutto quello che accadrà, poi andiamo ad approfondire nell'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita affinché tu possa realizzare tutti gli obiettivi che ti sei prefissa o prefisso. Allora, partiamo da una bella croce celtica. Vediamo. Giugno 2025, Scorpione, cosa accade? Scorpione, giugno 2025. Allora, partiamo dall'energia generale del mese che è la tua guida in questo mese, la guida di tutto. Vediamo la sfida, l'ostacolo principale. Cosa muove tutto questo? La radice. Cosa è successo nel mese passato, maggio, aprile, il passato. Cosa accade nel mese di giugno 2025, futuro imminente. Sviluppo successivo, seconda metà del mese. Il tuo atteggiamento. Cosa ti arriva dall'esterno, le tue speranze, i tuoi timori, l'esito possibile, la tendenza finale. Allora, scusate un attimo, ho 80.000 tarocchi a fianco. Allora, vediamo. Energia generale del mese, la guida, la tua guida. Wow, allegria, allegrezza, 3 di coppe. L'energia generale del mese, ti vedo divertirti in questo mese, ti vedo avere necessità di leggerezza. Quindi la guida è sii leggera, leggero, alleggerisciti, delle persone a te vicino ti aiutano ad alleggerirti, a stare leggera, leggero, degli amici, vedo degli amici o delle persone a te vicino che ti aiutano a esprimere questa leggerezza dell'essere. Questa è la guida di questo mese, la necessità di essere leggera, leggero, alleggerirti, e ci sono delle persone intorno a te con le quali puoi farlo. Vediamo qual è la sfida, l'ostacolo principale a questo. Una sensazione di penuria, di carenza, di sentirsi persi, di sentirsi isolati, abbandonati. La sfida è il 5 di denari. Allora, ricapitolando, la sfida, la carta del mese è il 3 di coppe per te. Bisogno di leggerezza. L'ostacolo qual è? Il sentirti manchevole di qualcosa. È un po' la penia, la penuria, il sentirsi come questa figura, affranti, esclusi, una sensazione di perdita. È la sensazione di perdita la sfida, ok? Andiamo a vedere che cosa muove tutto, la radice. Il paggio di spade. Allora, può essere che ti sei sentita un po' manchevole di qualcosa dovuto a, o ti puoi sentire in questo mese manchevole di qualcosa perché c'è una persona di cui non ti fidi o che ti ha tradito, una persona... diciamo che c'è una sensazione di mancanza di fiducia che ti può far sentire appesantita o appesantito. Questa mancanza di fiducia può essere dovuta o perché c'è una persona che ti rimanda questa immagine e quindi ti può far sentire un po' carente, sfiduciata o sfiduciato, oppure la tua stessa mancanza di fiducia nell'avere fede nel divino che ti incarna, nella bellezza della vita. Mi spiego? C'è bisogno di leggerezza, perché il non fidarsi della vita, delle situazioni, ti porta un'energia di carenza. E tu hai bisogno di leggerezza in questo mese. E ci sono le persone accanto a te con le quali puoi adempiere a questo. Vediamo cosa è successo nel mese passato o nel passato. Abbiamo avuto il diavolo, abbiamo avuto delle energie un po' tossiche nel mese passato o nelle settimane passate, cioè energie con le quali ti sei confrontata, o confrontato, con le quali ti hanno dato un po' di perdita, energie manipolative o una persona manipolativa o una situazione che ti ha appesantito relativa a una certa persona, una situazione che può essere lavorativa, personale. Fatto sta che ti sei confrontata molto nel mese passato con la mente razionale, con l'oggettività delle cose che non esiste, che ti ha fatto cadere vittima di alcune circostanze emotivo-emozionali impegnative.
può essere questa una persona o circostanze che ti hanno reso un po' sulla difensiva, no? Non essendo, cercando la leggerezza ma non arrivandoci mai. Ecco, questo è il mese in cui ti devi liberare. Leggerezza. Ok. Cosa accade in questo mese futuro imminente? E te ne vai da queste situazioni. Io qua vedo un viaggio o uno spostamento con degli amici. E il 6 di spade mi parla di navigare su acque tranquille, uscire fuori dalle difficoltà e dalle tensioni mentali che una situazione ti può aver generato, no? Il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, che è la tensione, i rancori, le tristezze, l'agitazione mentale, l'autosabotaggio. Ok, cosa succede in questo mese? Esci fuori da questa situazione qui. Puoi fare un viaggio, ripeto, uno spostamento, fare un po' più di weekend fuori o ritagliarti del tempo con queste persone, leggere, più leggerezza. Cosa succede seconda metà del mese? L'appeso. L'appeso mi parla di situazioni che devono cambiare prospettiva. Mi parla di alcune situazioni che devono cambiare prospettiva, la necessità che tu prendi un approccio diverso alle cose, affinché le cose cambino, Mi può parlare anche di situazioni che si fermano, forse in ambito lavorativo, oppure situazioni che non avanzano come tu vorresti. È necessario un cambio di prospettiva rispetto a queste situazioni. L'appeso mi parla di sacrificare la vecchia visione delle cose, che è la visione oggettiva delle cose, cioè la realtà vederla come oggettiva. La realtà non è oggettiva, la realtà è un sogno, come dicono i buddisti, come diceva James Hillman, come dicevano gli sciamani, è tutto come se fosse vero, ma non è reale. E quindi la seconda parte del mese si apre con la necessità di sacrificare questo tipo di visione, la visione vittimistica della vita, che vede la vita arrivarti addosso e non cooperare con la vita. Quindi situazioni che ti fanno riflettere su questo. Andiamo a vedere qual è il tuo atteggiamento. Il tuo atteggiamento è quello della temperanza, la voglia di portare pace, equilibrio, la necessità di avere equilibrio dentro di te, la necessità di portare guarigione e di sistemare quelle acque emotive interne che ti hanno fatto un po' sobbalzare nel mese successivo, nel mese precedente, maggio, ok? O le settimane precedenti. Il tuo atteggiamento con la temperanza è proprio quello di portare finalmente quiete dentro di te, quiete, pazienza, quiete, rigenerare corpo, mente e spirito, magari ti fai un viaggio in una beauty farm, o ti fai un massaggio, ti fai... Il senso è il 3 di coppe, ricordati per te in questo mese, bisogno di leggerezza. Ok? Vediamo cosa arriva dall'esterno. Infatti abbiamo un 4 di spade, è necessario prendersi un momento di pausa, di leggerezza. Le situazioni attorno, allora ci può essere un certo fermo intorno a te per alcune circostanze, mi possono parlare di circostanze lavorative, relazionali. Il 4 di spade all'esterno è come se l'esterno ti proietta un certo fermo, perché hai necessità di recuperare l'energia. Come lo fai? Con la leggerezza, con la leggerezza. Quindi ci sono anche questi motivi esterni, magari c'è silenzio esterno in varie circostanze e quindi tu cosa fai? Ne approfitti per liberarti, alleggerendoti l'energia. Ci può essere una sensazione di... possono essere circostanze legate al lavoro, quindi circostanze sul lavoro che possono essere ferme, e quindi la sfida, l'ostacolo qua ci viene in sostegno, appunto. Se la situazione del lavoro è ferma, non è come la vorresti tu, non forzare le cose, ti sta dicendo la stessa, ma piuttosto equilibra il tuo corpo, mente e spirito affinché le circostanze esterne si allineino al tuo stato emotivo equilibrato, piuttosto perché è un bene che siano ferme alcune situazioni, perché tu devi portare più leggerezza nel tuo cuore, dentro di te, e le cose si sistemano secondo poi il tuo grado di consapevolezza raggiunto, più leggero, più equilibrato. Quali sono le tue speranze, i tuoi timori? 9 di bastoni, sei molto stanca o molto stanco, hai bisogno di leggerezza. È come se vuoi persistere, perseverare nella realizzazione di alcune cose in questo mese, al tempo stesso è come se volessi lasciare andare tutto, cioè è un po' come per dire
cosa faccio? Persisto oppure mi do una calmata? Allora, le carte ti stanno dicendo leggerezza, datti una calmata, perché stai portando equilibrio dentro tanto da rispecchiare fuori delle situazioni esterne più in equilibrio con te. Hai necessità di stare più leggera per riprenderti le forze, questo mi stanno dicendo. Vediamo qual è l'esito possibile o la tendenza finale del mese. Il 7 di coppe si aprono delle possibilità che vedono la necessità che tu sia in equilibrio per fare delle scelte. Allora, questo è il mese in cui hai bisogno di leggerezza. Ti si aprono davanti diverse strade nella seconda parte del mese e dovrai fare delle scelte nella seconda parte del mese. Queste scelte però verranno fatte nel modo giusto se tu porti pazienza e non acceleri gli eventi. Questa stesa ti sta dicendo non forzare le cose, perché nella seconda parte del mese ci sono delle cose che possono essere ferme e che tu puoi dire che faccio, accelero oppure diminuisco, raddrizzo il tiro. Raddrizza il tiro sulla pazienza. Sulla pazienza. Il 7 di coppe mi parla di apertura di possibilità su diversi fronti della tua vita, soprattutto riguardante quelle circostanze in cui ti fanno sentire con l'energia di carenza, ok? Si aprono queste possibilità di sblocco. Non prendere decisioni affrettate, ti sta dicendo questa stesa, ma piuttosto in questo mese alleggerisciti, divertiti. Hai bisogno di persone a te vicino con le quali fare un aperitivo, fare un, non lo so, più leggerezza, va bene? Quindi la prima parte del mese tu esci fuori da una situazione di tensione, di mancanza di fiducia, persone che ti hanno ingannato, dandoti carenza, ok, esci fuori, magari ti fai un weekend, ti alleggerisci l'animo. La seconda parte del mese non prendere decisioni, ti sta dicendo la stesa, è necessario un certo fermo. Non vedi cose esterne che si muovono tanto perché stai portando un nuovo assetto emotivo, emozionale dentro di te, tant'è che la realtà esterna poi ti va a proiettare fuori diverse possibilità alla fine del mese con le quali potrai prendere una scelta giusta, equilibrata. Ok, porta pazienza. Ok, vediamo i mini tarocchi cosa ci raccontano a riguardo. Allora, voglio specificarmi le radici della situazione col paggio di spade, il re di spade. Vedo che ti puoi non fidare di qualcuno, o qualcuno può essere anche un capo esigente, può essere una persona nel contesto lavorativo, oppure non solo nel contesto lavorativo, una persona che ti dà da pensare, ti dà un po' di mancanza di fiducia, in vari contesti, non so che cosa, io ti dico l'energia, poi tu l'applicherai durante il mese. O semplicemente qua la necessità tua, da parte tua, di avere le idee chiare per prendere queste decisioni che ti si presenteranno alla fine del mese. E quindi affinché tu prenda fiducia, in questo caso in te stessa, e tu possa avere, o in te stesso possa avere le idee chiare, ti chiedono pazienza, non forzare le cose. Vediamo un po' su quel 6 di spade, il futuro, la prima parte del mese, futuro imminente 6 di spade. L'appeso, sì, ti vedo staccarti da situazioni mentalmente deficitarie per cambiare prospettiva su alcune cose. Ti rilassi, vedo qua, ti rilassi. Ci sono delle situazioni ferme, vedo, oppure ci sono dei viaggi che puoi programmare e poi posticipare, va bene? Puoi programmare dei viaggi ma posticiparne il fatto in questo mese. Hai bisogno di stare serena e leggera o leggero. Vediamo l'appeso, sviluppo successivo, seconda metà del mese. Il cavaliere di spade. Allora, non è tempo di prendere delle decisioni. La seconda parte del mese non è tempo di prendere delle decisioni. Per avere le idee chiare, per fare un taglio netto di alcune situazioni e iniziare qualcosa di nuovo, non è tempo di prendere delle decisioni nella seconda parte del mese. Vedo situazioni ferme che devono essere così, mi dicono. Vediamo un po' cosa arriva dall'esterno con il 4 di spade. 6 di spade di nuovo, guarda quante volte si ripetono.
Io qua vedo che ti fai fai uno spostamento, lo vedo qua, nella seconda parte del mese fai uno spostamento che magari programmi la prima parte del mese, uno spostamento che ti motiva a livello emozionale, vedi Cavaliere di Coppe, qualcosa che ti motiva. Può anche essere una persona che viene da te dopo un fermo, però non è per tutti questo. Fatto sta che a livello emozionale nella seconda parte del mese ti si riapre la parte emozionale, portando equilibrio. Vediamo un po' quali sono le speranze tue, le tue paure, 9 di bastoni. La forza, qua devi avere il coraggio di persistere in questo momento. Mi dicono che vuoi persistere, allo stesso tempo pensi di non avere la forza per persistere, invece ti dicono sì, la forza per persistere ce l'hai, però qual è il senso? Alleggerisciti. Alleggerisciti, non serve alcuna motivazione, cioè la seconda parte del mese devi dedicarla al tuo proprio benessere. Vediamo esito possibile, tendenza finale, 7 di coppe. E poi abbiamo un bellissimo asso di denari. Ti ho detto che alla fine, nella seconda parte del mese, ti si aprono delle possibilità, delle opportunità, soprattutto un'ottima opportunità nel campo pratico della vita. Asso di denari, come se fosse un sole per me l'asso di denari. C'è una grossa opportunità qua, mi parlano o di lavoro o di altre opportunità che si aprono per te nella seconda parte del mese, alla fine della seconda parte del mese, va bene? Non subito, alla fine, ok? Ok, vediamo adesso sull'amore cosa ci raccontano nello specifico. Fino a questo momento in questa stesa abbiamo questi segni zodiacali con i quali ti puoi interfacciare: Capricorno, Pesci, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia. Vediamo un po'. Amore, Scorpione, amore ritrovato. C'è un amore ritrovato qua. Qua è come se fossi sorpresa o fossi sorpreso. Amore ritrovato. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Con l'amore ritrovato, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione a giugno 2025 in amore? La ruota della fortuna, Cavaliere di denari, e il Cavaliere di spade. Vedo comunicazioni che per destino sono andate lente e movimenti che per destino sono andati lenti per vicissitudini del destino. Però vedo comunicazioni impattanti da un momento all'altro. Molti di voi sono sorprese o sorpresi di questo perché non se l'aspettano, perché magari perché c'è una situazione un po' più lenta qui. E invece il cavallo di spade vedo comunicazioni che arrivano imminenti. Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese, Scorpione, giugno 2025. La stella, wow. 7 di bastoni, 8 di spade. Qua c'è una persona che ha tanta fede nel voler avere qualcosa con te, ma ci sono dei blocchi e delle difficoltà. Vedo una persona che continua ad avere speranza, non mi piace a me la parola speranza, però la uso per intenderci, ha una speranza nel volerti incontrare, ma ci sono difficoltà che riguardano altro, che possono bloccare questa persona. Però ha una bella energia nei tuoi confronti e vedo che questa energia cerca di trascendere queste difficoltà. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. L'imperatore, il carro, il matto, accipicchia. Qua c'è una presa di risoluzione da parte di qualcuno, il carro mi parla di una persona che viene da te e il matto mi parla di una persona che rischia nei tuoi confronti. Il matto guarda il carro, una persona che rischia punto a capo nei tuoi confronti. Se è una persona che già conosci, qua vedo la figura di un imperatore, c'è la figura di una persona che ha delle responsabilità, che magari vuole anche sistemare le cose con ragionevolezza, con impegno. Il carro, sono tre arcani maggiori molto potenti in questa stesa.
e in questa terza parte, che mi parlano di prese di risoluzioni potenti per inizi importanti, va bene? Abbiamo anche il segno dell'Ariete, del Cancro e dell'Acquario qui. Sì. Cosa porta il matto? La Luna. Nonostante ci siano delle paure, delle difficoltà, si rischia per qualcosa nonostante ci siano un po' di paure, un po' di nervosismo, un po' di difficoltà. Si rischia, si rischia. Vediamo energia positiva per te, Scorpione. 5 di bastoni, energia positiva, mi dice se ci sono state delle tensioni spariranno, oppure incapacità di intendersi con qualcuno spariranno, oppure discussioni per altre persone verranno risolte. Energia negativa, il 4 di bastoni, impossibilità a vedersi ma poi ci si vede. Il 4 di bastoni è un incontro e sta al blocco, magari non ci si può vedere subito, ma subito dopo sì, subito dopo sì. Sì, vediamo sul 5 di bastoni energia positiva. 5-5. Sì, qua viene un cambio per quanto riguarda, anche si risolvono rancori, tensioni, le tensioni legate a incapacità di intendersi o di venirsi incontro si risolvono. C'è un grande cambiamento. Magari questa persona ha dei problemi, non può incontrarti subito, però ha una grande speranza nel farlo e quindi l'incontro è a blocco. Però arriva all'improvviso quando meno te l'aspetti, te l'ho detto qua, tu stai pensando che magari è lontana, sta al lavoro, non lo so, la cosa sta andando lenta, però arriva all'improvviso. E risolvendosi delle questioni qui, va bene? Vediamo cosa muove questa persona nel profondo, lo facciamo utilizzando i miei potenti oracoli e lui lei. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cos'è che muove nel profondo questa persona nei tuoi confronti? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. E questa è una persona che quando ti guarda negli occhi crollano proprio le corazze. Qua mi è uscito un imperatore, anche se è una donna, C'è una persona più corazzata con le proprie emozioni, che non le dà a vedere subito. E quindi ciò che muove questa persona nei tuoi confronti è proprio questa voglia di vederti per togliersi le corazze, la voglia di amare, di aprirsi, ok? Cos'altro? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Allora questo si riferisce soprattutto a delle discussioni che possono sorgere o avete potuto avere, dove magari pensavi che questa persona o pensi che possa essere influenzata da altro o altri. Non è così, ci sei soltanto tu. Ok? Cos'altro? E quindi uscimmo a rivedere le stelle, proprio la stella, la carta qui sotto, la speranza di fare pace, di stare insieme, di vedersi. È molto una stesa eroica questa, molto bella, non a caso c'è l'amore ritrovato, che è proprio una sorpresa, quasi non te l'aspetti perché vedo che ci sono carte più di lentezza dalla tua parte, perché magari pensi che questa persona abbia difficoltà, ci siano delle difficoltà, però e quindi riuscimmo a rivedere le stelle, è proprio la carta della profonda apertura, ok? Bellissimo, siccome in questo mese, ripeto, la carta guida, l'energia generale è il 3 di coppe, cioè alleggerisciti, la leggerezza, andiamo a vedere come confluire in questa energia senza farci attaccare da energie tossiche che sono mentali, che era il diavolo che abbiamo visto prima nella stesa generale. Vediamo qual è il rituale della buona riuscita e te lo dico con le carte del drago immaginale. Vediamo. Scorpione, giugno 2025, come andare incontro a questa leggerezza di cui la tua anima ha bisogno in questo mese? Leggerezza, leggerezza. I nomadi, bellissimo, questa carta è uscita anche al cancro, se non sbaglio, fino a i segni che ho fatto fino a questo momento. Questa è una carta bellissima che ti darà un rituale stupendo, stupendo. E lo so che le mie ragazze dello Scorpione, quando diamo i rituali, li fanno minuziosamente. È una carta bellissima che ti dice una cosa importante. Questa carta ti dice devi volerla davvero una cosa e per volerla davvero devi lasciare andare il desiderio di quella cosa. E tu dici come si fa? E mo te lo spiego. 42. Allora,
42. Allora, sono detti gli infaticabili nomadi, sono i tuoi avi nomadi. Esplorare la psiche e viaggiare sulla terra sono due dimensioni della stessa avventura. Il cammino è da vedere in assenza di tempo. Sei capace di concepire un cammino senza il tempo? Se sì, allora puoi pensare con il cuore e puoi vedere che la terra e la psiche sono diversi aspetti della stessa realtà. I tuoi avi nomadi ti sostengono e ti sospingono nella ricerca della verità. Non esiste una verità finale che non sia la ricerca stessa della verità. L'esistenza è aspirazione, desiderio, amore. La meta degli esseri risvegliati è lo stesso cammino al di là di tempo e spazio, è la ricerca, la pura aspirazione. Rimani nello stato in cui non c'è nulla da raggiungere, nulla da analizzare o da separare o da raccogliere. Rimani nello stato naturale. È qui che incontri i tuoi avi nomadi, come puro desiderio, pura aspirazione che da sé si appaga e si nutre. Il responso del drago. Non lo vuoi abbastanza. Qualsiasi sia l'argomento riguardo al quale hai interrogato la lingua del drago immaginale, la risposta è: lo puoi ottenere, ma devi volerlo di più. Devi cercare di più, devi andare più in profondità, devi intensificare consapevolezza e volontà. Guarda nel passato. Alle tue spalle ci sono antenati che hanno raggiunto grandi risultati perché lo hanno voluto. Evocali. Quindi devi invocare, adesso ti dico come si fa, durante il mese i tuoi avi nomadi che con la volontà hanno ottenuto grandi risultati. Devi evocarli, evocandoli evochi la loro forza. Questi avi si presentano a te nelle sembianze di uccelli. Sii consapevole della loro presenza, va bene? Gli sciamani parlano con gli avi attraverso il volo degli uccelli, dovete sapere. Noi lo facciamo spesso nello yoga sciamanico, è bellissimo. Allora, questo è un rituale stupendo, potentissimo, annotatevelo ragazze mie, è bellissimo da fare ovunque, ma ti verrà proprio una volta che lo fai, io lo faccio una volta che lo fai in continuazione, è stupendo. Il rituale consiste nel contemplare il volo di un uccello con amore, ripetendo la seguente formula psichica. Cioè tu dici agli uccelli che vedi: portami lontano e profondamente nell'anima. Quindi questo è una cosa da fare tutti i giorni. Poi, per omaggiare gli infaticabili nomadi è anche possibile nutrire gli uccelli, lasciando loro dei chicchi e semi. In tal caso la formula psichica che dovete fare è questa. Mentre nutri gli uccelli dici: voi che vi nutrite di questo cibo, portatemi sulle vostre ali nel viaggio dell'anima. Bellissimo. Gli infaticabili nomadi sono connessi con il secondo chakra, che corrisponde alla zona degli organi genitali. Qui vi sono le energie dello spirito animale, le emozioni del bambino interiore. Il secondo chakra corrisponde al plesso pelvico ed è associato anche agli arti inferiori. Il colore del secondo chakra è l'arancione e il mantra è VAM. VAM si scrive così, guarda. VAM, V di Verona, A di Ancona, M di Milano. Quando la Kundalini sale al livello del secondo chakra, si fa espressione emotiva, capacità di emozionarsi a tutti i livelli, da quello più istintuale a quello più complesso, poetico, estetico. Puoi nutrire i tuoi avi nomadi anche ripetendo per 9 volte il mantra VAM, trasmettendone le vibrazioni a una tazza di acqua o infuso che poi potrai bere come offerta ai tuoi avi nomadi. Allora, affidi ai tuoi avi nomadi il desiderio che vuoi realizzare. Facendo questo, cioè dai a loro la possibilità di accedere e darti la loro forza.
In questo modo sai che sono loro a realizzare quello che vuoi, attraverso la forza che ti infondono. Attraverso la forza che ti infondono i tuoi avi nomadi, tu emani quell'energia lì, della realizzazione del tuo obiettivo. Il mantra VAM, 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 in questo mese fatti una tisana al giorno, anche un bicchiere d'acqua. In un bicchiere d'acqua, io lo faccio soprattutto la mattina e il pomeriggio, pronuncia sulla tazza, dentro, vicino al liquido, con le labbra vicino al liquido, 9 volte il mantra VAM, 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 VAM e hai caricato l'acqua. Queste vibrazioni, quando le bevi, stai nutrendo i tuoi avi e l'offerta che fai ai tuoi avi. L'offerta che fai allo spirito affinché lo spirito ti realizzi l'obiettivo. Così funzionano i riti sciamanici, tanti dei riti. Ok? Bellissimo ragazze mie ragazzi, quindi detto questo io vi auguro un mese strepitoso all'insegna di questa leggerezza, all'insegna della realizzazione dei tuoi obiettivi e ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!